Saluti calorosi e bentornati nel rifugio della verità. Benvenuti nella vostra casa digitale, Segreti Turchi. Oggi, miei cari spettatori, non siamo qui solo per raccontarvi un fatto. Siamo qui per sfogliare l'anima della celebrità, per osservare come la pressione dell'attenzione pubblica possa incrinare anche i diamanti più puri dello spettacolo. Quella che vi proponiamo non è semplice curiosità, è una tragedia moderna sotto le luci stroboscopiche di Istanbul. Due nomi che fanno vibrare la città e incendiano i social, Barbaktas e Yağmur Yüksel. Ciò che doveva essere un inno alla leggerezza è diventato un contrappunto di incomprensioni. Ma prima di immergerci in questo mare teso, ricordate che Segreti Turchi esiste grazie a voi. Se amate questo racconto curato nei dettagli, vi invitiamo a cliccare sul pulsante Unisciti, sostenendo il canale, accedete a contenuti esclusivi e ci permettete di andare dove altri non osano. Iscrivetevi, lasciate un like e restate con noi. Siete pronti a guardare dietro il sipario? Cominciamo! La notte di Istanbul ha una doppia poesia, promette l'anonimato nel buio, ma per figure come Bare Yağmur quel buio è costellato di occhi scintillanti. La serata nasceva con la promessa della catarsi. Immaginate la scena, due giovani all'apice della carriera, in cerca di un'oasi di normalità in uno dei club più esclusivi e riservati della metropoli. L'intento era semplice e umano. Abbandonare per qualche ora i ruoli davanti alla camera e semplicemente esserci. Varcata la soglia, la coppia irradiava quel bagliore etereo che appartiene a chi è toccato dalla fortuna. Risate cristalline, sguardi complici, un'aura di festa ad avvolgere il loro tavolo. Per un soffio, parve che il mondo di fuori evaporasse, restava solo il microcosmo che avevano creato, fragile e perfetto. Ma la realtà di essere il centro di gravità della cultura pop turca è una forza che non perdona. L'aria, densa di fumo e aspettativa, iniziò a mutare. Quelli che erano sussurri ammirati ai tavoli vicini si trasformarono in un'onda invadente. La privacy, merce rara e preziosa, cominciò a dissiparsi come rugiada al primo sole dell'attenzione pubblica. Mentre le lancette scivolavano verso l'alba, la chimica del locale cambiò. Non fu uno strappo netto, ma una lenta erosione della pazienza. I racconti che abbiamo verificato con cura parlano di una pressione esterna come un veleno lento. Richieste incessanti, flash mascherati dalla penombra, e la sensazione di essere osservati come reperti in vetrina. È qui che la tenuta emotiva di Yağmur iniziò a incrinarsi. E adesso, famiglia di Segreti Turchi, la temperatura sale. Si dice che l'attrice, sentendosi accerchiata nel proprio momento di respiro, abbia provato a gestire la situazione parlando con lo staff del locale. Un grido silenzioso, una richiesta di confini. Bar, nel suo ruolo di compagno e scudo, ha tentato di intervenire con calma e fermezza. Ma la miccia era già accesa. Quella che doveva essere una conversazione discreta si è fatta via via più tesa, finché non ha superato il muro sonoro dell'ambiente. Testimoni oculari descrivono un quadro che sembra uscito da un copione, sedie spostate di colpo, tensione fisica che tradisce la rabbia contenuta, l'intervento frettoloso della sicurezza. Fu l'istante in cui la festa morì e nacque lo scontro. Permetteteci una pausa. A voi, cuore pulsante di Segreti Turchi, chiediamo, che cosa provate a sentire questi dettagli? È giusto che le vite private dei nostri idoli vengano consumate con tale voracità, fino a spezzarli? Dove tracciare la linea tra ammirazione e invasione? Scriveteci il vostro pensiero nei commenti, cerchiamo analisi lucide, non solo opinioni. E mentre componete le vostre risposte, ricordate che la vostra partecipazione sostiene questo canale. Se apprezzate questa profondità di sguardo, cliccate su Unisciti e diventate parte del nostro gruppo d'élite. Il vostro supporto ci consente di indagare dove altri si limitano a intuire. Torniamo all'epicentro del caos. La situazione si è inasprita a tal punto da congelare l'atmosfera del club. C'è chi giura che la musica, pulsazione costante della notte, si sia fermata o sia scivolata in secondo piano, ininfluente di fronte al dramma umano al tavolo principale. La direzione del locale,
terrorizzata dall'idea di uno scandalo mediatico irreversibile, ha agito con precisione chirurgica. I loro sguardi dicevano tutto. Yamur, definita da chi era presente con un'espressione di freddo polare, sembrava aver costruito intorno a sé un muro di ghiaccio, difesa estrema contro una vulnerabilità messa a nudo. Bar, dal canto suo, oscillava tra la frustrazione e il tentativo disperato di contenere una diga ormai crepata. Non era un banale screzio di coppia. Era l'esplosione di due persone sottoposte a pressioni disumane, in lotta per un soffio di spazio personale in un mondo che vorrebbe inghiottirle intere. L'intervento di terzi, estranei al loro cerchio ma pronti a infilarsi nella disputa, fu la goccia. Qui non c'è capriccio, c'è la reazione psicologica naturale di chi si sente assediato. La notte di Istanbul vide il glamour sfaldarsi per lasciare emergere la carne viva dell'umanità. E l'esito di quella serata maledetta è forse l'aspetto più rivelatore e inquieto di tutto il racconto. Niente uscita trionfale, niente mani intrecciate contro il mondo. Ci fu dispersione. Come pezzi di un puzzle scaraventati a terra, Bar e Yamur si allontanarono nella notte. Lei, accompagnata da una confidente leale, scivolò via in fretta, a cercare riparo lontano dai riflettori. Lui rimase ancora un istante, a fare i conti con le macerie emotive e logistiche, poi si defilò da solo. Due auto che partono in direzioni opposte, un'immagine che non si dimentica. Un simbolo di disconnessione, l'attimo in cui il rumore esterno soffoca l'armonia interna di un legame. Da quella notte, i loro universi digitali sono precipitati in un silenzio tombale. Niente post, niente smentite, nessun segnale di vita pubblica. Questo vuoto di informazioni è, di per sé, un messaggio assordante. I fan, attentissimi ai minimi dettagli, hanno percepito l'assenza, e gli allarmi risuonano in ogni angolo dei social. Stiamo assistendo a una pausa necessaria per curare le ferite di una notte terribile, o al preludio di una fine che nessuno vorrebbe ammettere? È la domanda che risuona, spietata, e che nessuno, per ora, sa sciogliere. Le onde d'urto della notte del caos non si sono fermate all'alba. Hanno raggiunto i set, luoghi di lavoro sacri ora sfiorati da una tensione sottile. Voci dall'interno delle produzioni raccontano che Yamur abbia dovuto annullare impegni immediati, mettendo al primo posto la propria salute mentale ed emotiva dopo l'incidente. Un promemoria limpido, prima di essere volti, sono persone esposte al dolore. Dall'altra parte, la presenza di Bar sul set è stata descritta come il presente ma assente, il corpo in sala prove, lo sguardo altrove, forse a ripercorrere all'infinito ciò che è accaduto. Nel frattempo, la gestione del club, consapevole della gravità dell'accaduto, ha avviato verifiche interne per capire come e perché i protocolli di sicurezza abbiano fallito nel proteggere la riservatezza dei clienti più illustri. Siamo a un bivio, famiglia di segreti turchi. La storia di Bar e Yamur si sta scrivendo in tempo reale, e i capitoli attuali sono dolorosamente intensi. Ci chiediamo se questa frattura apparente sia solo l'assestamento di una corazza a protezione di un amore vero, o il tremore che precede il crollo. I loro amici, interpellati con discrezione, parlano di due anime che tendono sempre alla responsabilità, poco inclini agli eccessi pubblici. Proprio per questo la notte in questione colpisce di più, è l'eccezione che smentisce la regola, o l'inevitabile sfogo di settimane di sforzi sommersi. La verità, a volte, non esplode. Filtra, goccia dopo goccia, fino a impregnare tutto. C'è un'altra immagine che ci è stata descritta, e che resta impressa come una fotografia sgranata, un bicchiere lasciato mezzo pieno sul loro tavolo, accanto a un telefono capovolto. Un dettaglio minimo, eppure rivelatore, la fretta, il bisogno di allontanarsi, la rinuncia a quel bel momento che avevano costruito insieme. E in questa rinuncia c'è tutto il dolore della serata. Si è parlato di sedie urtate, di passi affrettati, di sguardi accesi come scintille. Ma più di tutto si è sentito il rumore del silenzio dopo, un silenzio che rimane nel locale, che striscia sui corridoi dei set, che entra nelle case dei fan. Le risposte, per ora, non ci sono. Ma ci sono responsabilità.
C'è la responsabilità di chi, per un selfie o per un post, supera senza accorgersene il limite che separa l'ammirazione dal disturbo. C'è quella del locale, che promette discrezione e poi la lascia sgretolarsi. E c'è quella, inevitabile, del sistema che nutre l'attenzione fino a farne dipendenza. In mezzo, una coppia che ha provato a difendersi con gli strumenti che aveva, parole, sguardi, richieste pacate diventate inevitabilmente taglienti. Perché quando non ti è concesso di respirare, anche il sussurro diventa urlo. Intanto, lontano dai riflettori, pare che sia il tempo a fare il lavoro più importante. Yamur avrebbe scelto il silenzio come scudo, letture, una passeggiata mattutina lontano dalle solite vie, qualche ora di telefono spento. Bar, invece, si è rifugiato nella routine, provare scene, ripetere battute, mettere ordine dove l'ordine è possibile. Due modi diversi di reggere l'urto, che raccontano chi sono, lei, sensibile e rigorosa, che costruisce una distanza per ricomporsi, lui, tenace e protettivo, che resta in campo a guardia di ciò che può essere salvato. Non sono scelte perfette, sono scelte umane. A chi ci chiede se quella notte abbia davvero segnato uno spartiacque definitivo, rispondiamo con prudenza: gli amori veri non si misurano in foto scattate o in like contati. Si misurano nella capacità di attraversare le burrasche senza perdere il nord. Se Bar e Yamur sapranno ritrovare quella bussola, lo scopriremo nelle prossime settimane, non nelle prossime ore. Nel frattempo, onoriamo l'attesa con rispetto. Non è buonismo. È maturità di sguardo, è etica del racconto. Noi, da Segreti Turchi, continueremo a osservare con discrezione ma con costanza. Analizzeremo ogni passo, non per giudicare, ma per restituire complessità a due vite spesso ridotte a slogan. Vi chiediamo di restare empatici, vigili e gentili. Se questa analisi approfondita vi ha toccato, se avete sentito vibrare qualcosa tra queste righe, sosteneteci. Schiacciate mi piace, condividete il video perché la verità viaggi più lontano, e soprattutto iscrivetevi. Attivate la campanella. E se volete diventare pilastri della nostra comunità, il pulsante Unisciti vi attende a braccia aperte. Sono la vostra voce su Segreti Turchi, finché le stelle non parleranno di nuovo, noi continueremo a guardare. Abbiate cura di voi, e alla prossima esclusiva. Prima di salutarci, vi lasciamo con l'ultima riflessione. A volte, la distanza di due auto che prendono strade diverse non annuncia una fuga, ma un ritorno con passo più sicuro. Forse questa è solo la curva più stretta prima del rettilineo. E in quell'attimo sospeso, tra paura e speranza, c'è tutto ciò che rende Bar Bakhtas e Yamur Yüksel non solo personaggi, ma persone. E vale la pena restare per vedere dove andranno a finire le loro strade, se ancora parallele, o finalmente di nuovo intrecciate.